Buongiorno, bentornato o bentornata sull'Italiano per Tutti Step by Step. Come ti ho preannunciato la settimana scorsa, questa è la prima lezione di un ciclo di 3 video lezioni dedicato all'applicazione pratica delle nozioni che hai imparato finora in tema di nome e articolo. L'obiettivo, te lo ricordo, è quello di poter scegliere a colpo sicuro l'articolo determinativo o indeterminativo in funzione delle frasi che vuoi costruire che precede ciascun nome. Alla fine della scorsa lezione ti ho dato questa lista di nomi e ti ho chiesto di scrivere davanti ad ognuno di loro l'articolo indeterminativo corretto. Se ancora non l'hai fatto, determiniamolo insieme. Iniziamo dal nome esempio. Ricordati le 4 domande che ci dobbiamo fare per poter determinare l'articolo determinativo o indeterminativo che precede ogni nome. La prima, si tratta di un nome maschile o femminile? In questo modo determiniamo il genere del nome. La terminazione O è quasi certamente sinonimo di genere maschile. Allora passiamo alla seconda domanda. Si tratta di un nome singolare o plurale? In questo modo determiniamo anche il numero del nome. Ancora una volta, grazie alla lettera O, possiamo certamente determinare come singolare questo nome. Si tratta di un nome quindi maschile singolare. Determinato il genere e il numero, passiamo all'analisi della prima lettera. Si tratta di un nome che inizia con una consonante o con una vocale? La risposta è evidentemente vocale, quindi l'articolo indeterminativo che precede i nomi maschili singolari che iniziano con vocale è evidentemente un esempio. Passiamo al secondo nome, Stella. La terminazione ci dice 2 cose, che si tratta di un nome femminile singolare. Per determinare l'articolo andiamo ad analizzare la prima lettera. Vocale o consonante? È una consonante. Quindi possiamo scrivere l'articolo una, che è l'articolo che precede la consonante nei nomi femminili singolari. La parola scale, la terminazione E in un nome è la più problematica per gli studenti. In effetti potrebbe trattarsi di un nome maschile singolare, femminile singolare e femminile plurale. 3 possibilità sono troppe, dobbiamo escluderne almeno una. Ti consiglio in questi casi di provare a considerare il nome come femminile plurale. Se questo nome è femminile plurale, allora posso trasformarlo in singolare sostituendo la E con la A. Otteniamo il nome Scala. Non sono rare le volte in cui questo nome ci può dire qualcosa. Probabilmente conosci il teatro La Scala di Milano. Quindi la parola scala esiste. E allora scale non è altro che il plurale del nome Scala. Scala è un nome evidentemente femminile singolare, cosicché scale è un nome femminile plurale. L'articolo determinativo che precede i nomi femminili plurali è sicuramente delle, quindi delle scale. E arriviamo alla parola invito. Si tratta di una parola maschile, di numero singolare. Grazie alla terminazione O non è difficile riconoscere il genere e il numero di una parola. Inizia con una vocale, quindi il suo articolo indeterminativo sarà un invito. Arriviamo alla parola ordine. Ordine
è una parola maschile singolare. Andiamo a vedere con che lettera inizia. Si tratta di una vocale, quindi ancora una volta l'articolo indeterminativo è un ordine. Arriviamo quindi a penna, una parola che grazie alla terminazione A possiamo subito catalogare come femminile, singolare. Andiamo a vedere la prima lettera, è una P, quindi una consonante. Al femminile diciamo una penna. Chitarra, una parola femminile singolare che inizia con una consonante, quindi l'articolo corretto è una chitarra. Andiamo avanti, il nome seguente è discussioni. Un nome che termina con la lettera I è sicuramente plurale. Ma è un nome maschile o è un nome femminile? Probabilmente avrai notato che ioni è il plurale della terminazione ione. Ione contraddistingue il genere femminile, quindi questo nome è un plurale femminile. Inizia con una consonante, in ogni caso il plurale femminile è sempre delle. Delle discussioni. Per oggi ci fermiamo qui. Ci rivediamo per continuare l'esercizio tra 7 giorni. Termineremo di scrivere l'articolo indeterminativo davanti ai nomi e poi ci scriveremo davanti anche l'articolo determinativo. Se vuoi, puoi iniziare a farlo, altrimenti aspetta 7 giorni e lo faremo insieme. Ti invito a fare il maggior numero possibile di esercizi su questo argomento. La pratica, infatti, è la miglior maniera di assimilare queste nozioni. Su internet ne trovi un'infinità, hai solo l'imbarazzo della scelta. Quindi appuntamento qui tra 7 giorni. Per il momento ti auguro una bellissima serata. Arrivederci.